Altra tornata di amichevoli, la Roma. Ultimamente sto vedendo partite della Roma e del Milan. E un po' anche il Napoli, no? La Roma, la Roma, la Roma. Sapete che ho un occhio di riguardo per i giallorossi e ho la sensazione un po' che queste amichevoli, più che andare a, ovviamente, anche a lavorare sull'aspetto tattico, mi sembrano più dei test fisici, no? Ho questa sensazione qua, no? E ve la butto lì, no? È un mio pensiero. Perché oggi affrontavo un Cannes, squadra di quarta divisione, no? No, quarta divisione, come si dice? Quarta fascia, dai, sostanzialmente del campionato francese, che tra l'altro hanno preso un gol su rimessa laterale, ne stanno prendendo un altro con la stessa dinamica, per farvi capire un po' l'attenzione difensiva. Però stavano bene, cioè, però stavano bene, Tosti, c'è il capitano là di colore, andava, viaggio, stavano bene. E infatti mi è sembrato più una sfida atletica per la Roma, più che altro. Una Roma che secondo me sta lavorando tanto sull'aspetto appunto, no, dell'atletismo e sapete quanto sia importante. Per la Roma non è che deve andare a mille in queste partite. Qua mette benzina e lo si vede secondo me nelle giocate nel dinamismo di alcuni giocatori, però ho visto qualcuno già abbastanza in forma. Per esempio, lo dico subito, non mi aspettavo un Hermoso così preciso anche. Preciso, no? Tempestivo, attento, cioè un giocatore di cui ci eravamo proprio completamente dimenticati, messo totalmente da parte. Eppure un giocatore che ha mostrato valore all'Atletico Madrid, quindi è giocatore Hermoso. E l'ho visto bene, l'ho visto molto molto bene. Non l'unico, ho anche un'altra nota da evidenziare, ma ci arriviamo. Prima, come al solito, signori miei, un paio di robette veloci, veloci, veloci. Se siete qui, avete aperto questo video, tanto vale, no? Mettere anche il pollicione così abbuffiamo anche l'algoritmo. Se volete iscrivetevi per seguire i prossimi dei contenuti e vediamo in attesa sempre della vicenda Lookman, di vedere un po' il mercato, cosa ci dice. È sempre la solita cosa, sempre il solito nome. Noi aspettiamo. Però quindi voi se volete attivate la campanella così magari verrete forse, chissà, notificati. Ad ogni modo, grazie per il seguito su YouTube, su Facebook, sui profili Instagram, TikTok, ovunque siete veramente clamorosi. Grazie, grazie, grazie. Ehm, l'altro giocatore ovviamente che tra l'altro è finito sia nello score sheet, nel tabellone, El Shaarawy sia per gol per assist, che ha creato scompiglio, giocatore che ha creato maggiori pericoli quest'oggi perché fa un gol dopo pochi minuti, prende l'ingrocio, serve la palla del 2-0 a Tovvik, cioè, mi è rimosso pure chi ha segnato, pensate un po' voi come sto messo. E poi uno dei pochi che è rimasto anche nei primi minuti della ripresa, anche lì ha avuto un'altra grande occasione, molto pericoloso. È un giocatore che in questo 3-4-2-1 secondo me può dire la sua perché può ricoprire più di un ruolo e poi è uno cioè nonostante il Shaarawy per me abbia delle qualità tecniche importanti, è pure un operaio, tra virgolette, no? Un giocatore che si sbatte, che quindi secondo me nello scacchiere tattico di Gasperini, che li vuole belli, no? Attivi in entrambe le fasi di gioco, aggressivo, possesso, dinamico, verticale. Uno come il Shaarawy, attenzione, attenzione perché sicuramente conoscendo poi il mister che dà minutaggio a tutti, quelli che sono ovviamente ben disposti, no? Che si mettono a disposizione. Occhio al Shaarawy, secondo me si ritaglierà tanto tanto spazio anche nella prossima stagione. Ehm, E poi io non capisco, e l'abbiamo vista alla ripresa, non capisco, mi pare, correggetemi se sbaglio, un giocatore come Angeligno, che se non sbaglio, in tanti dicevano, no, non è il giocatore adatto a Gasperini, secondo me farà fatica, messo su un mercato, si diceva, sbaglio, mi pare una roba del genere. Per me anche un giocatore come Angeligno non te ne puoi privare. Per me non esiste, vabbè che
è stato anche lo stacco dal primo tempo dove ci giocava a Sin, non mi ricordo come si chiama, perdonatemi, ma vedi Angelino che figlio mio, quella fascia ovviamente è sempre bello alto, poi tecnicamente eccelso, e anche nell'occasione del terzo gol. È un giocatore di cui non capisco perché un allenatore come Gasperini non doveva prenderlo in qualche modo in considerazione. Mi sembra una roba veramente campata in aria. E quindi la Roma sta cercando un pochettino di mettere dei tasselli, sta lavorando e lo fa, lo si vede, c'è suda. E oggi ribadisco, il fatto anche che abbia un po' mixata la squadra con per esempio nel secondo tempo, nel primo tempo Dobbik, nel secondo tempo Ferguson, Sule nel secondo, nel primo Baldanzi, ha mischiato le carte, non interessa in questo momento secondo me a Gasp puntare sull'assemblamento un po' dell'11 titolare, anche perché l'ho appena detto, lo ribadisco, non è, cioè il Gasp non è uno che va dalla prima all'ultima giornata con lo stesso blocco e via. Ruota e quindi coinvolge tutti e li vuole tutti sul pezzo. E sta lavorando su questo, si vede, e vediamo un pochettino dove tutto ciò lo porta. Occhio a Dobbik perché è un altro di quei giocatori pure che è già stato bollato dopo la prima annata. Io dico attenzione perché se c'è un allenatore che sa valorizzare gli attaccanti è proprio lui, e questo abito tattico secondo me può essere utile per il giocatore perché poi ci si aspetta che la Roma e che appunto con Bracetti, con i quinti, con lo stesso inserimento dei centrocampisti arrivano in tanti e Dobbik possa, no, avere più libertà magari d'azione. Quindi occhio a dove, io ve lo dico, no? Ha due attaccanti che secondo me si alterneranno, perché lo stesso Ferguson l'abbiamo detto tante volte, anche oggi Timbra è un giocatore che ha delle qualità importanti, un po' legnoso, ribadisco, perché stanno caricando tanto, e si vede, però occhio perché ce n'è di materiale, ce n'è di materiale, poi si parla anche sul mercato, abbiamo visto Massara e anche Friedkin, no? Proprio Friedkin che guardava la partita e c'è lavoro perché secondo me ancora la Roma può darsi che si regalerà un altro colpo, addirittura si parlava di Ceverri qualche giorno fa, quindi qualcosina bolle in pentola, attenzione perché poi questa squadra aggiungi un elemento come Dybala e quando sarà al completo secondo me ci farà vedere cose interessanti, l'ho già detto e lo ribadisco. Da segnalare, bellissimo il gesto al Tre Fontane del pubblico, l'omaggio a Giulio Sergio per la perdita, mamma mia, quando vedo queste cose non trovo mai le parole adatte perché non possono esserci, come ho già detto tante volte, non possono esserci, posso soltanto unire e ripeto, non ho parole davvero, mi dispiace tantissimo. Bellissimo il fatto che la Roma con enorme supporto stia vicino a quello che consideriamo ancora giocatore, ovviamente, ma assolutamente uomo. Va bene, signori, fatemi sapere cosa ne pensate voi. Se volete commentare, like, iscrivetevi al canale. Un grande abbraccio da Danissimo.